Ringrazio Nicola Bizzi e il Centro Studi Eleusini Sideratau 8 per avermi invitato a partecipare a questo convegno, così prestigioso ed intorno ad uno degli argomenti più affascinanti e sfuggenti, le piramidi quale testimonianza della vera storia. Il mio contributo riguarderà la piramide e la scienza sacra, ossia quel complesso di conoscenza separato, questo è infatti il significato etimologico della parola sacro, che dalla notte dei tempi si accompagna al fiorire di ogni civiltà, ora in forma affermata e venerata, ora in forma clandestina. Svolgerò dapprima una premessa sul cosa sia effettivamente la scienza sacra, per poi infine giungere a mostrare, dopo una complessa e ritengo affascinante navigazione, come la scienza sacra converga nel tema della piramide in sé, al punto da costituirne una chiave di interpretazione fondamentale. Non parlerò di concetti metafisici o nozioni astratte, bensì parlerò della scienza sacra nella sua dimensione effettiva ed operativa, cioè in relazione alle valenze delle correnti tantriche degli yoga, delle correnti profetiche della Kabbalah, delle dimensioni operative dei filosofi naturali e degli alchimisti. E muovendo da questa prospettiva verrò a convergere con i risultati scientifici e prettamente energetici che si vanno scoprendo intorno alle piramidi. Scoperte scientifiche alle quali Samos Managic ha contribuito in maniera decisiva, facendo misurare determinati effetti energetici sulle piramidi di Visoko. Così come un altro studio recente, questa volta intorno alla Grande Piramide, ha elaborato una simulazione matematica che mostra come la piramide di Khufu concentri l'energia elettromagnetica nelle sue camere interne e sotto la base. La mia dissertazione muove da un presupposto tanto semplice quanto logico, che però il più delle volte viene ignorato. Quando si studiano opere architettoniche che sono oggettivamente irriducibili ai paradigmi storici e intellettuali sostenuti dalla totalità del pensiero occidentale, è in sé erroneo il tentare di voler spiegare codeste opere in base alla conoscenza scientifico-razionalistica contemporanea. E ciò vale sia per quanto riguarda le tecniche di costruzione di queste opere, quanto per quanto riguarda la loro funzione. Voglio dire, quando ci si trova di fronte a opere architettoniche o manufatti del passato che annichiliscono il paradigma dell'evoluzione lineare dall'uomo delle caverne a turista spaziale, quello che si deve fare è cercare di afferrare, al di fuori di qualsiasi pregiudizio, quale fosse la conoscenza avuta da quelle genti, mentre ciò che viene fatto è il cercare di forzare monumenti a dir poco anacronistici dentro le griglie e i pregiudizi del pensiero razionale contemporaneo, con risultati quasi imbarazzanti, perché se si applica a cosa ritengono gli studiosi, che la Grande Piramide con i suoi 2.400.000 blocchi sia stata costruita in 20 anni durante i 4 mesi annuali della stagione dell'inondazione, lavorandosi ovviamente soltanto durante le ore della luce solare, basta una calcolatrice per constatare che si sarebbe dovuto porre in opera, ovviamente dopo averlo estratto e trasportato, un blocco ogni 40 secondi. E peraltro questa ambiguità di fondo è propria sia degli studiosi accademici che vorrebbero le piramidi costruite con corde di lino e canne di papiro, quanto della più parte degli studiosi alternativi, che appunto cercano di applicare alle piramidi conoscenze tecnologiche oggi esistenti o oggi ritenute possibili. Questo invece è il punto cruciale: è necessario risalire a quale tipo di conoscenza avessero i costruttori di tali monumenti, invece che applicarli a forza alle conoscenze tecniche attuali. E, come ebbi a vedere personalmente confermato in lunghi anni, la conoscenza di quegli antichi era appunto la scienza sacra. Ecco, il problema è che però se non ci si rende conto che la scienza sacra è oltre razionale o preteoretica, e se le si applicano le strutture cognitive razionalistiche, non la si può ovviamente comprendere, e come da sempre ripetono gli adepti. A questo punto però, prima di entrare nel vivo della mia esposizione, preferisco, allo scopo di dare maggior concretezza e anche comprensibilità agli argomenti di cui parlerò, anticipare il mostrare quella che è la controprova ciclopica e madornale di quello che sosterrò, frutto di una mia personale scoperta che ho di recente trasfuso in un libro. Questi sono i 3 templi pertinenziali alla Sfinge di Giza: il Tempio della Sfinge posto di fronte alle zampe della Sfinge, il Tempio della Valle adiacente al Tempio della Sfinge
E poi, in aderenza alla seconda piramide, quella detta di Khafra, ovvero di Chefren, c'è il terzo tempio, il tempio mortuario, che è collegato al tempio della valle per mezzo di una strada rialzata lunga 500 metri. Questa è una disposizione arbitraria ricorrente nei testi per far vedere tutti e tre i templi in un'unica schermata, mentre questa è la loro disposizione effettiva. Secondo gli egittologi, questi tre templi costituiscono, unitamente alla Sfinge e alla seconda piramide, niente di più che il complesso funerario del faraone Khafra della quarta dinastia. Invece questi tre giganteschi ed enigmatici templi incarnano una precisa e deliberata comunicazione in forma di disegno. Un disegno iscritto nella piana di Giza come un geroglifico megalitico, sfuggito alle analisi di generazioni di egittologi. La pianta di questi tre templi costituisce un disegno dal significato inequivocabile ed autoevidente. E il senso, infatti, è di per sé lampante. Un essere superiore che colpisce con una sorta di raggio il cervello di un pitecantropo. Ovvero la pianta del Tempio della Valle e la pianta del Tempio mortuario raffigurano due figure umanoidi e dal braccio destro della figura che sta in alto parte un raggio, la strada rialzata che collega i due templi, che va a colpire la seconda figura nella testa. E si può agevolmente vedere che, sebbene se si tratti di piante di templi, la figura agente o attiva, la figura diciamo divina, che è quella del Tempio della Valle, ha un aspetto austero ed altero, mentre l'ominide del tempio mortuario pare invece sciocco e spaesato, come se non proprio diciamo una scimmia, possiamo dire un primate poco evoluto. Nel disegno quindi si vede l'essere altero che colpisce con un raggio il cervello dell'essere ancora sciocco. Il documento della quale la Sfinge da millenni custode mostra cioè la creazione dell'uomo. Non naturalmente la creazione dal nulla che è un'invenzione teologica, bensì la sua formazione e modellazione a partire dai primati meno evoluti da parte di esseri all'uomo superiori. Detto altrimenti, il geroglifico della Sfinge dichiara che l'uomo discende dalle scimmie, così come riconosce il pensiero scientifico attuale, con la cruciale differenza rispetto al pensiero scientifico intorno alla causa della specificazione dell'Homo sapiens, che non fu l'evoluzione fortuita di mutazioni genetiche casuali, bensì un intervento esterno, il quale, quantomeno rispetto all'ambito del pensiero occidentale, deve dirsi esoterrestre. E al riguardo va saputo che secondo la biologia e la paleogenetica la nascita dell'Homo sapiens fu dovuta ad una rapidissima sequenza di mutazioni rarissime e tutte solo favorevoli all'interno del cervello dei primati e grazie all'essere sorti i geni nuovi, cioè non modifiche di geni preesistenti, sempre localizzati nell'encefalo. La scienza moderna ha appurato appunto che l'ominazione accadde per una fortunatissima serie di mutazioni a livello genetico cerebrale. E la scienza conclude che tutto ciò sia stato dovuto al caso. E questa è naturalmente una possibilità. Il geroglifico della Sfinge dichiara invece che la causa dei repentini e profondi mutamenti all'interno del cervello preumano non fu il caso fortuito, bensì un intervento, tra virgolette, divino. E questa stessa cosa è quello che dicono le religioni e le tradizioni esoteriche di tutto il globo terracqueo da sempre. Si può fare riferimento in particolare ai testi sumerici, che sono i testi della civiltà ad oggi considerata più antica. Ora, si è citato prima di Zaccaria Sitchin. Ecco, però egli, su questo punto della creazione dell'uomo, non ha fatto altro che divulgare cosa si legge nelle tavolette sumeriche come tradotte dai più illustri sumerologi, da Botterò e Cramen a Pettinato. Ora, tutte le religioni da sempre sostengono che l'uomo fu formato da esseri superiori. Solo il pensiero occidentale contemporaneo ritiene che queste siano miti e favole. Ebbene, il significato diretto di questo geroglifico della Sfinge è che l'uomo come tale fu creato a partire da esseri superiori, e ciò fu fatto attraverso l'impiego di elementi di natura superiore, cioè con materia divina. Ci sarebbe a questo punto anche da aggiungere che questi tre templi che incarnano il disegno della Sfinge sono le costruzioni più inspiegabili dell'intero Egitto, perché sono costituiti da blocchi giganteschi, per lo più blocchi da 200 tonnellate, i più piccoli da 50 tonnellate.
e che essi presentano fortissimi segni di erosione dovuta alle piogge, così come il recinto della Sfinge e la Sfinge stessa, il che retrodata tutto il complesso di parecchi millenni, ma ciò porterebbe fuori tema. Quindi, data questa premessa fattuale costituita dal messaggio custodito dalla Sfinge, possiamo affrontare la sostanza della scienza sacra. Come accennato, la scienza sacra nella sua essenza è intimamente operativa ed effettiva e eminentemente pratica, come ripetono incessantemente gli yogin, i kabbalisti e gli alchimisti. Spesso si legge dell'unità delle tradizioni della dottrina sacra, ma poi come illustrazione di questa unità delle tradizioni si leggono concetti astratti, ad esempio che tutti dicono in fondo che tutto è uno, che la realtà non è come appare e via dicendo. Ed è vero che sia così, ed è vero che tutte le dottrine alla fine prospettino ciò, solo che questa non è la scienza sacra, ma è già solo una sua esposizione concettuale e discorsiva. Non serve a nulla conoscere le dottrine, leggere i libri, ascoltare i maestri, se poi non si esperiscono effettivamente gli stati sopramentali e psicoorganici che costituiscono il trascendimento della mente ordinaria, come dice anche Platone nel Fedone. Molti portano il tirso, ma pochi i bacchi. Le nozioni, cioè, servono solo come presupposto e base per l'esperire e a loro volta costituiscono in certe vie la via di alcuni yoga, ma il fermarsi al mero conoscere è erroneo e fatale. Dice la Isha Upanishad, l'ignoranza è tenebra, la conoscenza è tenebra. Il fine della scienza sacra è di accedere a livelli superiori di coscienza a quelli costituiti dalla mente ordinaria, e a questi livelli elevati di coscienza consistono nel relazionarsi alla realtà come essa è autenticamente al di qua del velo della rappresentazione, nel relazionarsi fattivamente con essa. Ed è su questo punto che la scienza sacra si fonde con le piramidi della vera storia, come subito verrò ad illustrare. In ogni diramazione della scienza sacra sono descritte le pratiche segrete che conducono all'esperire questi stati superiori. Naturalmente sarebbe dispersivo analizzare i singoli aspetti, quindi passo subito al punto cruciale che ho scoperto in questo ambito. In India le pratiche esoteriche sono l'essenza dei tantra di Kundalini, e lo sono già anche nel Rig Veda, ma è molto più difficile il vederlo. Comunque queste pratiche sono fondate su 3 passaggi: il calore interiore, la luce abbagliante interna alla mente e la sensazione di una sorta di nettare, l'anrita o il soma, che cola dalla testa. Nel Tibet buddista le pratiche segrete e i loro effetti sono identici, essendo i tantra buddisti del Tibet traduzione di tantra indiani. Ma già da millenni prima dell'avvento del buddismo si praticava in Tibet lo Yungrut Bön, la conoscenza eterna, che prevede sostanzialmente pratiche identiche. Le stesse pratiche e gli stessi effetti sono poi presenti nella Kabbalah profetica di Avram Abulafia, in termini identici, e sebbene detti in modo oscuro, nel Sefer HaZohar di Rabbi Shimon Bar Yochai, il testo radice della Kabbalah. L'alchimia, per quanto impenetrabile, sostanzialmente sconta gli stessi passaggi, dalla cottura della materia prima nel latanor fino alla colata della rugiada celeste. Quindi c'è il fatto che tutte queste tradizioni sacre, diversissime per ambito e per presupposti culturali e lontanissime nel tempo e nello spazio, descrivano le stesse identiche pratiche segrete, avendo come mira gli stessi risultati fisioneurologici. Va da sé che per gli studiosi occidentali tutto ciò è una semplice coincidenza, e naturalmente per gli studiosi occidentali ogni passo straordinario, dalla Kundalini alla luce interna, alla colata del nettaro, dell'olio di unzione, sono autosuggestioni. Ma questa coincidenza in realtà è ancora molto più estesa, perché il fine di queste pratiche e di questi risultati mistici è di nuovo sempre identico in tutte le tradizioni. La beatitudine psicoorganica non è fine a se stessa, ma è la causa dell'ascendere ai piani di coscienza superiori. Ed ancora, per tutte le tradizioni, ciò che accade in questi stati di coscienza superiori è esperire la realtà com'è autenticamente, sebbene sia chiamata in modi diversi a seconda del contesto. Brahman, regno di Dio, Shiva, regno di Shiva e via dicendo. Ed ancora tutte le tradizioni sacre hanno in comune anche il presupposto delle pratiche stesse,
Secondo tutte le tradizioni esoteriche, in ogni uomo c'è una porzione divina, chiamata in modi diversi, ma questo tutti dicono, un qualcosa di divino. E dicono tutte le tradizioni esoteriche che quegli effetti di cui ho detto prima accadono proprio quando si attiva questa porzione divina. Cioè le pratiche tantriche servono a destare la porzione divina nell'uomo e se ci si riesce, ciò che accade sono questi eventi e il fine ultimo è l'accesso ai piani di coscienza anteriori alla rappresentazione. È questa l'unità effettiva ed operativa della scienza sacra. E il geroglifico costituito dai 3 templi della Sfinge di cui dissi sopra proprio questo rammostra, che l'uomo fu creato dagli dei con materia degli dei. È proprio l'apporto genetico degli dei e la porzione divina in noi che può essere destata. Tutte le tradizioni si riferiscono alla scintilla divina nell'uomo, il documento della Sfinge la mostra. E per questi motivi quindi si può dire che il geroglifico della Sfinge costituisce la pietra d'angolo dell'esoterismo, in quanto ne costituisce la garanzia. Ora, tutto quanto finora detto si può sintetizzare in altri termini, cioè, come dicono gli yogin, che ci sono delle energie interne all'uomo, le cosiddette e abbastanza note energie sottili, sviluppando le quali si possono trascendere i limiti della mente ordinaria. E quindi si accede a livelli che per la scienza empirica moderna sono paranormali, ma che invece sono normalissimi perché superata la mente ordinaria ci si relaziona con la realtà com'è autenticamente, ovvero si interagisce con le energie sottili esterne all'uomo, le quali costituiscono la base della realtà. D'altra parte è risaputo che i sensi, a partire dagli occhi, dalla vista umana e dall'udito, possono cogliere soltanto una ridottissima gamma delle frequenze. Così come si sa che nell'universo, adesso non ricordo se soltanto il 5 o il 7% è costituito da materia che possiamo vedere, il resto è materia oscura oppure energia oscura, che sono oscure proprio perché non si conoscono, non si possono conoscere con i sensi e gli strumenti fisici che ne sono il prolungamento. Ora, in tutti i testi di yoga, di Kabbalah e degli alchimisti è detto che chi realizza l'opera si rapporta con la realtà in modo diverso da come fanno le persone ordinarie, proprio perché i maestri realizzati riescono a interagire con queste forme di energia superiore, nonché con esseri non umani e altre cose. Ora, queste energie sottili, interne ed esterne, la mente ordinaria e la scienza sua ancella non le conoscono perché la mente ordinaria è limitata alle risultanze dei 5 sensi e a ciò che la ragione a partire da queste risultanze elabora. Infatti in Oriente la ragione è detta la 6ª coscienza in aggiunta alle 5 coscienze, ciascuna delle quali è costituita da una sfera sensoriale. Se si toglie questo limite, questo paraocchi neurologico, allora si esperisce la realtà come davvero e le pratiche segrete di cui parlavo prima servono appunto a rimuovere questo paraocchi. Ora, queste energie sottili in parte possono coincidere con le energie conosciute dalla scienza, in parte sono misurabili, così come la Kundalini copre energie interne all'uomo che in parte sono misurabili appunto. Kundalini è anche in parte l'energia nervosa simpatica e parasimpatica che cessa di essere involontaria, anche in parte può dirsi l'energia sessuale, anche può dirsi si esplichi attraverso le ghiandole endocrine. Ma quello che la scienza moderna di ciò conosce solo la parte appunto misurabile e superficiale. La scienza sacra invece conosce queste energie nel loro complesso. E un analogo discorso vale per la struttura quantistica della realtà, di cui ora tanti parlano come se fosse la natura dell'esoterismo. E invece i quanti, con le loro caratteristiche, con tutte le loro caratteristiche assai strane, sono solo quella porzione superficiale della realtà che la ragione può conoscere. I quanti non sono la Shakti, l'energia che è manifestazione, non sono la vacuità che è la condizione primordiale secondo il buddismo. Sono appunto cose conosciute con la ragione. Quindi quella di cui ho parlato finora è la scienza sacra nella sua dimensione autentica.
Nelle varie epoche storiche tutte le civiltà, ovvero le elite delle civiltà, hanno coltivato e coltivano ancora oggi questa scienza sacra. Tutte le civiltà esoteriche del mondo hanno poi in comune altri due elementi, oltre alle pratiche della scienza sacra. Strutture architettoniche e tecniche costruttive identiche in ogni angolo del mondo e in primo luogo naturalmente la forma della piramide. E inoltre si tratta di strutture che è impossibile, se si applicano le scienze esatte in modo obiettivo, che siano state costruite dai popoli cui sono assegnate dagli archeologi, semplicemente perché non avevano i mezzi necessari per poterlo fare. Questo è già stato accertato da molti punti di vista. L'ulteriore elemento comune a tutte le civiltà è che presso tutti i popoli antichi, si dice, gli dei camminassero sulla terra, a partire dai libri della Torah, dai testi dei Sumeri, ai testi egizi e tutti gli altri testi sacri. Ora questi tre elementi, la scienza sacra, le piramidi e gli dei, costituiscono un circolo virtuoso. Questi tre elementi sono reciprocamente implicati. La scienza sacra è il retaggio lasciato agli uomini da questi esseri oltrumani. Chi perfeziona gli yoga diventa come loro, e diventa come loro perché la scintilla divina che a tal fine deve coltivare è una predisposizione genetica che deriva appunto dagli dei. Swami Satyasangananda Sarasvati, yogini contemporanea, ebbe a dire in più occasioni che Kundalini è eredità dell'uomo, che lo differenzia dalle altre specie viventi. Il geroglifico della Sfinge, e tutte le tradizioni peraltro, dicono da chi provenga questa eredità. E finalmente giungo alla conclusione. È proprio padroneggiando la scienza sacra e controllando le energie effettive, prima proprie interne e poi esterne e universali, che furono costruite le piramidi e queste altre opere megalitiche inspiegabili. Ed in particolare le piramidi furono costruite allo scopo di canalizzare e gestire per la comunità degli uomini queste energie fondamentali, che possiamo definire la Kundalini della Terra. Ed è per questo che secondo me Sam Osmanagi è perfettamente nel vero quando parla della funzione energetica delle piramidi. Quindi, a mio parere, in base a quanto esposto, il segreto delle piramidi si può afferrare meglio se si riconquista questa dimensione peculiare di conoscenza che è la scienza sacra. Grazie. Ringrazio Nicola Bizzi e il Centro Studi Eleusini Sideratau 8 per avermi invitato a partecipare a questo convegno così prestigioso ed intorno ad uno degli argomenti più affascinanti e sfuggenti, le piramidi quale testimonianza della vera storia.